Benvenuti o bentornati, sono Raf. In questo video parlo di prima e dopo. Prima vediamo la differenza fra prima di e dopo da una parte e prima che e dopo che dall'altra. Poi parlo della differenza fra infinito presente e infinito passato. E alla fine vediamo che tempi dell'indicativo o del congiuntivo si usano con prima che e dopo che. In questo video parlo solo di prima e dopo seguiti da un verbo, quindi non parlerò di espressioni come prima di pranzo o dopo cena. In genere usiamo prima di o dopo seguiti da un infinito quando il soggetto della principale e della subordinata è lo stesso. Prima di mangiare mi lavo le mani. Sono io che mangio e sono io che mi lavo le mani, quindi il soggetto dei due verbi è lo stesso. Un esempio da un racconto di Piero Chiara. Il Sarsale, dopo aver cenato, si mise con discrezione a seguire il gioco. Il Sarsale è una persona e in questo caso è il soggetto dei due verbi, cenare e seguire. Il soggetto può anche essere impersonale, come in questa frase. Prima di prendere un medicinale è importante leggere attentamente il foglio illustrativo, frase tipica che si sente sempre nelle pubblicità dei medicinali. In questo caso tutti e due i verbi hanno un soggetto impersonale e quindi anche in questo caso posso usare prima di seguito dall'infinito. Quando invece il soggetto è diverso, non posso assolutamente usare prima di o dopo seguiti dall'infinito. Devo usare prima che o dopo che. Mi lavo le mani prima che torni mia sorella. In questo caso sono io che mi lavo le mani, ma è mia sorella che torna. Due soggetti diversi. Vedremo dopo, in questo caso è un congiuntivo. Spiego dopo quando si usa il congiuntivo e quando l'indicativo. Ma l'importante è che dobbiamo usare prima che o dopo che e non si può usare l'infinito. Questa è la differenza. Per ora non c'è altro da dire. Importante è ricordarsi che si dice prima di con la preposizione di e dopo senza preposizione nelle due costruzioni con l'infinito, mentre si dice prima che e dopo che nelle altre due costruzioni, quindi in questo caso nessuno dei due ha la preposizione di. Adesso parlo delle due costruzioni con l'infinito, cioè prima di e dopo, per vedere la differenza fra infinito presente e infinito passato. Con dopo si usa sempre l'infinito passato. Dopo aver mangiato esco o dopo aver mangiato sono uscito. Ed è logico perché l'infinito passato indica che quell'azione viene prima. Infatti prima mangio e poi esco, oppure prima mangio e poi sono uscito. Quindi usiamo sempre l'infinito passato. Con prima di le cose sono un po' più complicate. In genere si usa l'infinito presente, ma si può trovare anche l'infinito passato. Questo è un articolo del Corriere della Sera con dei consigli per le pulizie della casa. Una dritta è un consiglio, un'informazione utile. In questo articolo ci sono diverse frasi con prima di. Le ho trascritte perché si legge meglio. E alcune hanno l'infinito presente e poi ce n'è una che ha l'infinito passato. Prima di iniziare a fare sul serio è bene fare un breve giro della casa con un sacco capiente e rigido. In questo caso abbiamo un infinito presente. Poi ne abbiamo un'altra. C'è chi decide di svestire la casa prima di cominciare la pulizia di ogni centimetro quadrato. Un altro infinito presente. E poi abbiamo questa frase. Se decidiamo di lavare e cambiare fodera e federe prima di aver pulito da cima a fondo la casa, ricordiamoci che divano e letto devono essere protetti. Parentesi. Fodere e federe. Un po' di vocabolario. La fodera è quella che ricopre il cuscino che sta sul divano. La federa è quella che ricopre il cuscino che mettiamo sotto la testa a letto quando dormiamo. Almeno credo che questa sia la differenza. Ma la cosa importante è che in questa frase abbiamo un infinito passato, prima di aver pulito. Che differenza c'è fra prima di pulire e prima di aver pulito? Secondo me non c'è molta differenza. Forse quando diciamo prima di aver pulito, pensiamo al fatto che le pulizie durano per un certo periodo di tempo e pensiamo alla fine di questo periodo di tempo e quindi magari diciamo non puoi fare una certa cosa prima di aver pulito, cioè prima di aver completato le pulizie, mentre quando diciamo
prima di pulire, pensiamo alle pulizie come a un punto e diciamo non puoi fare una certa cosa prima di aver superato questo punto. Ma è una differenza minima, una differenza talmente sottile che sinceramente faccio fatica a immaginare una situazione in cui dovrei assolutamente usare l'infinito passato, se no la frase non ha senso. E poi, quanto è veramente comune l'uso dell'infinito passato con prima di? Ho fatto una piccola ricerca, ho guardato 22 racconti di Piero Chiara e 60 racconti di Dino Buzzati. Quanti esempi ho trovato di prima di con l'infinito passato? 0. Mentre ovviamente ho trovato tantissimi esempi di prima di con l'infinito presente. Quindi, per concludere questa parte e dare il mio solito consiglio pratico, ricordiamoci, con dopo usiamo sempre l'infinito passato, mentre con prima di il mio consiglio è di usare tranquillamente l'infinito presente e di non preoccuparci della differenza fra infinito presente e infinito passato. Per le costruzioni esplicite, invece, quelle con prima che e dopo che, si usa il congiuntivo con prima che, mentre si usa l'indicativo con dopo che. Per il congiuntivo, con prima che, i tempi che si usano in genere sono il presente o l'imperfetto. Quando il verbo della frase principale è al presente, si userà un congiuntivo presente. Oggi voglio tornare a casa prima che faccia buio. Voglio, presente indicativo, prima che faccia buio, presente del congiuntivo. Se sposto tutta la frase al passato, la frase diventa ieri volevo tornare a casa prima che facesse buio, con un congiuntivo imperfetto. Con dopo che invece si usa l'indicativo, ma devo dire che dopo che non è poi così comune, non si sente tanto spesso. Comunque si possono trovare diversi tempi dell'indicativo. Questo è un esempio preso dal sito di Etsy. Cosa succede dopo che hai venduto un articolo? Quindi in questo caso abbiamo un passato prossimo. Poi interessante che nel primo paragrafo invece usa l'altra struttura. Dopo aver venduto un articolo potrai trovare tutti i dettagli, eccetera, perché in questo caso il soggetto è lo stesso. Tu vendi e tu potrai trovare. Ma vediamo un esempio con un altro tempo, in questo caso un trapassato prossimo. La sera, dopo che Giorgio era andato a letto, i grandi discutevano. E ho un esempio anche con un futuro anteriore. Qualche dubbio continueranno a tacere anche domani, dopo che il libro sarà stato pubblicato, un futuro anteriore passivo. Una cosa interessante da notare è che in questi 3 esempi, per scegliere il tempo del verbo con dopo che, è come se andassimo indietro di un passo. Nella prima frase, cosa succede è un presente, nella frase principale, e andiamo indietro di un passo dopo che hai venduto, passato prossimo. Nella seconda frase, nella principale abbiamo già un passato perché abbiamo un imperfetto, i grandi discutevano, quindi andiamo indietro di un passo e usiamo un trapassato. Nella terza frase invece il verbo della principale è al futuro, continueranno. Andiamo indietro di un passo e diciamo dopo che il libro sarà stato letto, futuro anteriore. Questa può essere una regola utile a livello pratico per scegliere il tempo dell'indicativo con dopo che. Grazie a tutti per avermi seguito, se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!